La particella si. In italiano la particella pronominale si, quando accompagna i verbi, può assumere i seguenti valori grammaticali: valore riflessivo proprio diretto, valore riflessivo apparente o indiretto, valore riflessivo reciproco, valore pronominale, valore impersonale, valore passivante. Vediamo ora quali sono le caratteristiche di ciascun valore, iniziando dal sì riflessivo proprio o diretto. Il sì ha valore riflessivo proprio o diretto quando accompagna un verbo transitivo, coincide con il soggetto e svolge la funzione di complemento oggetto. Il sì riflessivo proprio o diretto precede un verbo che esprime un'azione che il soggetto esegue su se stesso e può essere sostituito da se stesso, se stessa, se stessi, se stesse. Alcuni esempi: Miriam si lava, frase equivalente a Miriam lava se stessa. Federico si veste, cioè Federico veste se stesso. Mario e Franco si pettinano, cioè Mario e Franco pettinano se stessi. Sì con valore riflessivo apparente o indiretto. Il sì ha valore riflessivo apparente o indiretto quando accompagna un verbo transitivo seguito da un complemento oggetto e svolge la funzione di complemento di termine. Esempi: Miriam si lava i piedi, frase equivalente a Miriam lava i piedi a se stessa. Federico si pulisce le mani, cioè Federico pulisce le mani a se stesso. Mario e Franco si pettinano i capelli, cioè Mario e Franco pettinano i capelli a se stessi. Sì con valore riflessivo reciproco. Il sì ha valore riflessivo reciproco quando l'azione espressa dal verbo è condivisa e ricambiata da due o più soggetti. Un paio di esempi: Silvia e Salvatore si abbracciano, frase equivalente a Silvia abbraccia Salvatore e Salvatore abbraccia Silvia. Massimo e Luca si stringono la mano, cioè Massimo stringe la mano a Luca e Luca stringe la mano a Massimo. Sì con valore pronominale. Il sì ha valore intransitivo pronominale quando è parte costitutiva del verbo e non ha valore riflessivo. Alcuni esempi: Serena si vergogna del suo vecchio giubbotto. Il malvivente si pente delle sue cattive azioni. I tuoi amici si sono arrabbiati per il ritardo. Sì con valore impersonale. Il sì ha valore impersonale quando accompagna un verbo intransitivo o transitivo alla terza persona singolare senza un oggetto espresso e ha valore di soggetto generico indefinito, come la gente, le persone, tutti. Alcuni esempi: in città si cammina veloce. Nei mesi invernali si va a sciare. Il sì impersonale forma i tempi composti con l'ausiliare essere ed è preceduto dalla particella ci quando si usa con i verbi riflessivi o pronominali. Qualche esempio: oggi si è bevuto molto. In quel ristorante si era mangiato poco e male. Ci si ritrova davanti alla sala giochi. Sì con valore passivante. Il sì
ha valore passivante quando attribuisce un significato passivo a un verbo transitivo accompagnato da un complemento oggetto o complemento diretto. Il verbo che segue il sì passivante si accorda col complemento oggetto nel seguente modo: se il complemento oggetto è singolare, si coniuga alla terza persona singolare. Se invece il complemento oggetto è plurale, il verbo si coniuga alla terza persona plurale. Facciamo degli esempi. In quel negozio si vende miele. Stasera si balla il tango. In questi campi si coltivano prodotti biologici. A Pasqua si regalano le uova di cioccolato. La costruzione con il sì passivante è un'alternativa per formare il passivo senza utilizzare l'ausiliare essere o il verbo venire, uniti al participio passato del verbo e senza esplicitare il complemento d'agente. Un paio di esempi affiancati dalla frase passiva corrispondente. A Natale si mangia il panettone, ossia il panettone viene mangiato a Natale. In inverno si leggono più libri, ossia in inverno sono letti più libri. La costruzione con il sì passivante, così come quella con il sì impersonale, è usata quando non si vuole specificare chi compie l'azione, ma si vuole esprimere azioni che la gente o le persone in generale fanno. Il sì passivante nei tempi composti richiede l'uso dell'ausiliare essere. Esempi: quest'estate si sono spedite molte cartoline. Ieri si è bevuto vino siciliano. In alcuni annunci commerciali il sì passivante segue il verbo attaccandosi ad esso. Due esempi: vendesi appartamento, affittasi capannone. Per non confondere il sì passivante con il sì impersonale, bisogna ricordarsi che il sì impersonale accompagna sempre un verbo senza oggetto espresso e dà il verbo solo alla terza persona singolare. Un esempio: durante le feste si mangia molto. Il sì passivante invece accompagna sempre un verbo con il complemento oggetto espresso e può avere il verbo alla terza persona singolare o alla terza persona plurale. Esempi: durante le feste natalizie si mangia il torrone. Durante le feste si mangiano tanti dolci.